In questo video approfondiamo le domande frequenti sullo stoicismo e forniamo risposte chiare e concise per aiutarti a comprendere meglio questa antica filosofia. Sia che tu stia iniziando a scoprire lo stoicismo o desideri approfondire le tue conoscenze, questa sessione di FAQ è perfetta per acquisire intuizioni e saggezza pratica per la vita moderna. Sintonizzati per scoprire come lo stoicismo può influenzare positivamente il tuo atteggiamento mentale e la tua vita quotidiana. 1. Cos'è lo stoicismo e come può migliorare la mia vita? Lo stoicismo è una filosofia pratica che insegna a vivere in armonia con la natura, accettando ciò che possiamo controllare e cambiando ciò che non possiamo. Ci aiuta a sviluppare la virtù, la razionalità e la resilienza, conducendoci verso una vita più serena e significativa. 2. Come posso applicare lo stoicismo nella vita quotidiana? Inizia identificando i tuoi pensieri negativi e sfidandoli con la logica. Pratica la gratitudine per ciò che hai, concentrati sul presente e accetta le difficoltà come opportunità di crescita. Coltiva la disciplina, agisci con integrità e aiuta gli altri. 3. Lo stoicismo promuove l'apatia e l'indifferenza verso le emozioni? No, lo stoicismo non nega le emozioni, ma insegna a gestirle in modo razionale. Riconosciamo le nostre emozioni, ne comprendiamo la radice e scegliamo come reagire. Lo stoicismo ci libera dalle emozioni negative che ci controllano, permettendoci di vivere con maggiore serenità. 4. Come posso superare l'ansia e lo stress con lo stoicismo? L'ansia spesso deriva dal preoccuparsi per il futuro o dal rimuginare sul passato. Lo stoicismo ci insegna a concentrarci sul presente, ciò che possiamo controllare. Accettiamo l'incertezza e ci concentriamo sulle azioni concrete per affrontare le sfide, riducendo così ansia e stress. 5. Lo stoicismo può aiutarmi a gestire la solitudine e a costruire relazioni più profonde? Sì, lo stoicismo ci aiuta a sviluppare empatia, compassione e comprensione verso gli altri. Ci insegna ad ascoltare con attenzione, a comunicare in modo chiaro e assertivo e a costruire relazioni basate sul rispetto e sulla fiducia reciproca. 6. Come posso affrontare la paura della morte con lo stoicismo? La morte è una parte naturale della vita. Lo stoicismo ci aiuta ad accettare la nostra mortalità e a concentrarci su ciò che possiamo controllare. Vivere ogni giorno al massimo, perseguire i nostri valori e lasciare un impatto positivo sul mondo. 7. Quali sono i libri stoici più consigliati per approfondire? Manuale di Epitteto, Discorsi di Epicuro, Lettere a Lucilio di Seneca, Meditazioni di Marco Aurelio sono testi fondamentali. Esistono anche molte opere moderne di autori come Massimo Pigliucci, Irvine William, Ryan Holiday. 8. Esistono esercizi pratici per incorporare lo stoicismo nella routine quotidiana? Sì, la pratica quotidiana è fondamentale. Il journaling aiuta a riflettere sui pensieri e le emozioni. La meditazione stoica ci allena a concentrarci sul presente e a gestire le emozioni. La visualizzazione ci aiuta a prepararci alle sfide e a raggiungere i nostri obiettivi. 9. Come posso trovare una community di persone che condividono il mio interesse per lo stoicismo? Esistono molti gruppi online e forum dedicati allo stoicismo. Partecipa a eventi, workshop e conferenze per conoscere persone con la tua stessa passione. 10. Lo stoicismo può essere utile anche per chi non si considera particolarmente razionale o disciplinato? Assolutamente sì. Lo stoicismo è un percorso di crescita personale adatto a tutti. Non richiede di essere perfetti, ma di impegnarsi a migliorare ogni giorno, un passo alla volta. 11. Come lo stoicismo può aiutarmi a superare la procrastinazione e ad essere più produttivo? Lo stoicismo ci insegna a distinguere tra ciò che è sotto il nostro controllo e ciò che non lo è, concentrandoci sulle nostre azioni e sui nostri sforzi, anziché sui risultati finali, possiamo superare la procrastinazione e aumentare la nostra produttività. Inoltre, la disciplina e la gestione del tempo sono strumenti stoici fondamentali per raggiungere i nostri obiettivi. 12. Come posso applicare i principi stoici per prendere decisioni più sagge e ponderate? Lo stoicismo ci incoraggia a valutare attentamente le conseguenze delle nostre scelte, considerando sia i benefici a breve termine che quelli a lungo termine. Riflettere sui nostri valori e su ciò che è veramente importante per noi ci guida verso decisioni più etiche e allineate con la nostra filosofia di vita. 13. In che modo lo stoicismo può aiutarmi a gestire la rabbia e le emozioni negative? Lo stoicismo ci insegna a riconoscere le nostre emozioni senza esserne controllati. Identificando i trigger che scatenano la rabbia e analizzando le nostre reazioni, possiamo imparare a gestire le emozioni in modo razionale ed efficace.
La pratica della mindfulness ci aiuta a rimanere presenti nel momento e a non farci sopraffare dalle emozioni negative. 14. Come posso sviluppare una maggiore autostima e sicurezza in me stesso secondo i principi stoici? Lo stoicismo ci incoraggia a concentrarci sui nostri punti di forza e sulle nostre conquiste, piuttosto che sulle nostre debolezze e sui fallimenti. Accettando i nostri limiti e imparando dai nostri errori, possiamo costruire una sana autostima basata sul rispetto di sé e sulla fiducia nelle nostre capacità. 15. Come posso applicare lo stoicismo per migliorare le mie relazioni interpersonali? Lo stoicismo ci insegna a comunicare in modo chiaro, assertivo e compassionevole. Praticando l'ascolto attivo, l'empatia e il perdono, possiamo costruire relazioni più solide e significative con le persone che ci circondano. Lo stoicismo ci incoraggia anche ad essere onesti e integri, creando fiducia e rispetto reciproco. 16. In che modo lo stoicismo può aiutarmi ad affrontare le critiche e il giudizio degli altri? Lo stoicismo ci insegna a distinguere tra critiche costruttive, che possono aiutarci a migliorare, e critiche distruttive, che spesso derivano dall'invidia o dall'insicurezza degli altri. Non dovremmo dare peso alle opinioni negative di chi non ci conosce veramente o non apprezza i nostri valori. 17. Come posso applicare i principi stoici per affrontare le delusioni e i fallimenti? Lo stoicismo ci insegna che le avversità e le sfide sono inevitabili nella vita. La chiave è affrontarle con coraggio e razionalità, imparando dai nostri errori e cercando di trarre insegnamenti da ogni esperienza. Ogni fallimento può essere un'opportunità per crescere e diventare più forti. 18. In che modo lo stoicismo può aiutarmi a trovare il mio scopo e la mia realizzazione nella vita? Lo stoicismo ci incoraggia a riflettere sui nostri valori, sulle nostre passioni e su ciò che è veramente importante per noi. Identificando il nostro scopo nella vita, possiamo orientarci verso obiettivi concreti e significativi, trovando la realizzazione personale e la soddisfazione. 19. Come posso applicare i principi stoici per affrontare le malattie croniche e il dolore fisico? Lo stoicismo ci insegna a concentrarci su ciò che possiamo controllare, ovvero il nostro atteggiamento di fronte alle difficoltà. Accettando il dolore come parte della vita e concentrandoci sulla gratitudine per ciò che abbiamo, possiamo affrontare le sfide con maggiore resilienza e serenità. 20. In che modo lo stoicismo può aiutarmi a lasciare un'eredità positiva e a dare un senso alla mia vita? Lo stoicismo ci incoraggia a vivere una vita virtuosa e coerente con i nostri valori, aiutando gli altri e contribuendo positivamente al mondo. Lasciando un'eredità di gentilezza, compassione e saggezza, possiamo dare un senso profondo alla nostra vita e influenzare positivamente le generazioni future. 21. Come posso applicare i principi stoici per affrontare la perdita di una persona cara? Lo stoicismo ci insegna ad accettare la morte come parte naturale della vita. Sebbene il dolore del lutto sia inevitabile, possiamo onorare la memoria della persona cara concentrandoci sui bei ricordi e sulle lezioni che ci ha lasciato. Lo stoicismo ci incoraggia anche a trovare conforto nel sostegno dei nostri cari e a continuare a vivere una vita piena di significato. 22. In che modo lo stoicismo può aiutarmi a gestire la paura del futuro e l'ansia da prestazione? Lo stoicismo ci insegna a concentrarci sul presente, ciò che possiamo controllare. Preoccuparci del futuro o di ciò che gli altri pensano di noi è un esercizio inutile che ci priva della gioia del presente. Concentrandoci sui nostri obiettivi, sulle nostre azioni e sui nostri sforzi, possiamo ridurre l'ansia e vivere con maggiore serenità. 23. Come posso applicare i principi stoici per sviluppare una maggiore gratitudine e apprezzare le piccole cose della vita? Lo stoicismo ci incoraggia a praticare la gratitudine quotidianamente, concentrandoci su ciò che abbiamo di positivo nella nostra vita, anche le piccole cose che spesso diamo per scontate. Esprimere gratitudine per le persone che ci circondano, le esperienze che viviamo e le opportunità che abbiamo ci rende più felici e soddisfatti. 24. In che modo lo stoicismo può aiutarmi a superare la dipendenza da sostanze nocive o comportamenti negativi? Lo stoicismo ci insegna a riconoscere le cause profonde delle nostre dipendenze e comportamenti negativi. Identificando i trigger che le scatenano e analizzando le conseguenze negative, possiamo sviluppare la forza di volontà e la disciplina per liberarci da queste catene. Lo stoicismo ci offre anche il supporto di una comunità di persone che condividono le stesse sfide e che possono aiutarci a superare i momenti difficili. 25. Come posso applicare i principi stoici per sviluppare una maggiore pazienza e tolleranza nei confronti degli altri? Lo stoicismo ci insegna a comprendere che ognuno di noi ha il proprio bagaglio di esperienze, valori e convinzioni.
Riconoscere che gli altri possono avere punti di vista diversi dai nostri ci aiuta ad essere più tolleranti e pazienti. Lo stoicismo ci incoraggia anche ad ascoltare con attenzione gli altri e a cercare di comprendere le loro motivazioni prima di giudicare. 26. In che modo lo stoicismo può aiutarmi a perdonare me stesso e gli altri? Lo stoicismo ci insegna che il perdono non è un atto di debolezza, ma di forza e saggezza. Rimanere aggrappati al rancore e alla rabbia ci danneggia solo, impedendoci di andare avanti e di vivere una vita serena. Perdonare significa liberarci dal peso negativo del passato e creare spazio per nuove relazioni positive e opportunità. 27. Come posso applicare i principi stoici per affrontare le sfide ambientali e il cambiamento climatico? Lo stoicismo ci insegna a vivere in armonia con la natura e a rispettare l'ambiente. Ridurre il nostro impatto sul pianeta, fare scelte ecocompatibili e sostenere iniziative a favore della sostenibilità sono azioni concrete che possiamo intraprendere per contribuire a un futuro migliore. 28. In che modo lo stoicismo può aiutarmi a sviluppare una maggiore compassione e altruismo verso gli altri? Lo stoicismo ci insegna a riconoscere la sofferenza degli altri e a provare empatia per loro. Aiutare gli altri in difficoltà, offrire il nostro sostegno e impegnarci per creare un mondo più giusto e compassionevole sono azioni che ci rendono persone migliori e contribuiscono a un bene comune. 29. Come posso applicare i principi stoici per affrontare le ingiustizie e le disuguaglianze sociali? Lo stoicismo ci insegna a lottare per ciò che è giusto e a difendere i diritti di tutti. Parlare contro le ingiustizie, sostenere le cause in cui crediamo e impegnarci per creare una società più equa e inclusiva sono azioni concrete che possiamo intraprendere per fare la differenza. 30. Come posso applicare i principi stoici per sviluppare una mente più focalizzata e presente? Lo stoicismo ci incoraggia a praticare la mindfulness, concentrando la nostra attenzione sul momento presente. La meditazione stoica ci aiuta a calmare la mente, a ridurre i pensieri negativi e ad aumentare la nostra capacità di concentrarci su ciò che stiamo facendo. Una mente più focalizzata e presente ci permette di vivere con maggiore consapevolezza e di apprezzare ogni attimo della nostra vita. Lo stoicismo offre una filosofia pratica e potente per affrontare le sfide quotidiane con saggezza e compostezza. Tuttavia, è importante ricordare che lo stoicismo non è un dogma rigido, ma un percorso di crescita personale da adattare alle proprie esigenze e al proprio contesto di vita. Non esiste una formula magica universale, ma un impegno costante nel mettere in pratica i suoi principi. Ti incoraggio ad approfondire lo stoicismo, a leggere i testi dei filosofi stoici e a sperimentare nella vostra vita quotidiana i suoi insegnamenti. Con dedizione e perseveranza, lo stoicismo può aiutarti a vivere una vita più autentica, libera dalle preoccupazioni inutili e ricca di significato. Condividi questo video con i tuoi amici e colleghi. Lascia un commento qui sotto con le tue esperienze e i tuoi dubbi sullo stoicismo. Iscriviti al canale per ricevere consigli pratici e spunti di riflessione per la tua vita quotidiana. Grazie per il tuo tempo e per l'attenzione.